Bentornati a EU Factor Next, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee di coesione. Vi avevamo promesso di continuare a parlare di Europa più connessa e lo faremo, ma non è quello l'unico dei 5 obiettivi strategici di coesione di cui parleremo in questa puntata. Cominciamo dalla ricerca scientifica e quindi Europa più smart e cominciamo da uno dei nostri partner, il progetto EU Factor Next. Stiamo parlando della grande agenzia radiofonica Area AG, che si sta occupando delle pillole dei podcast radiofonici, come ha fatto tra le altre cose anche nel primo anno del progetto EU Factor. Ad esempio, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, avete potuto ascoltare, se seguite regolarmente Area AG sui podcast sull'Europa, la vicenda di Civita di Cosenza, dove gli investimenti europei sono stati erogati a favore dell'acqua pubblica, oppure quella del complesso borbonico di Carditello in Campania, molto importante dal punto di vista storico-culturale. Dicevamo però che c'è anche la tecnologia in arrivo nei podcast e nelle pubblicazioni dei nostri partner, la storia incredibile del Sardinia Radio Telescope. Ebbene sì, in Sardegna esiste un telescopio spaziale di grande livello, di grande importanza scientifica, che è stato oggetto di un finanziamento da oltre 18 milioni di euro da parte dell'Unione Europea. Stiamo vedendo alcune immagini, naturalmente, ma vediamo anche la scheda, perché è molto importante capire con che criterio vengono investiti i fondi europei. Il potenziamento del Sardinia Radio Telescope in questa scheda, disponibile sul sito Open Coesione, che è il sito del nostro governo, nel quale potete trovare tutti i riferimenti sui fondi europei. È un progetto collegato al rafforzamento del capitale umano del Sardinia Radio Telescope, circa 60 persone. Poi parleremo anche delle competenze che sono state il tema dell'anno 2023. Si parla dello studio dell'universo ad alte frequenze radio, quindi un grande orecchio proiettato verso il cosmo. Il progetto, che ha avuto un nuovo innesco nell'aprile 2023, è stato finanziato con fondi di coesione 14-20, quindi della programmazione precedente, con 18,683 milioni di euro. Collegati gli investimenti pubblici italiani pari a 1,419 milioni, sempre del ciclo di programmazione 14-20. I fondi di coesione funzionano così, l'Europa te ne dà l'80, 85, 90%. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha destinato qui soldi legittimamente suoi da erogazioni europee. Il tema di riferimento è la ricerca e l'innovazione. 15 i ricercatori operanti in più per un progetto decennale, quindi non una questione di pochi anni di lavoro, ma una parte importante della propria vita lavorativa. Ricerca e innovazione, il tema di riferimento collegato all'istruzione e alla formazione, c'è l'acquisto di beni e servizi, la formazione di 18 assegnisti di ricerca, si studia al Sardinia Radio Telescope. La storia del progetto è una storia anche avvincente, la sua enorme parabola di 64 metri di diametro è una delle più grandi d'Europa, nonché una delle più tecnologicamente avanzate al mondo, e probabilmente, se non ci fosse stata anche questa particolare attività di investimento con fondi 14-20 concretizzatisi nel 2023, quindi verso scadenza del periodo di coesione, non ne avremmo neppure sentito parlare, anche una delle cose belle che possiamo fare col progetto EU Factor. Potete leggere tutti i dettagli, ovviamente il referente è l'INAF, vale a dire l'Agenzia Astrofisica d'Italia, e ci sono tutti gli studi dettagliati svolti con questo strumento, i suoi funzionamenti tecnologici, una parte un po' tecnica, diciamo, se vogliamo, ma sempre curiosa e interessante. E allora abbiamo detto Europa più smart, ma anche Europa più connessa, quindi lasciamo le stelle e andiamo a terra, molto a terra, perché l'Europa più connessa è fatta anche di investimenti infrastrutturali, magari non molto romantici, non molto poetici, ma estremamente importanti per ridurre inquinamento, traffico e anche incidenti. Ce ne parla Boris da Zagabria. Hello. Ciao da Boris per EU Factor Next da Zagabria. Qui dietro la più grande rotatoria della città, costruita nel 1981. La città le è cresciuta attorno rendendola completamente inadeguata in meno di 20 anni. Già nel 2000 gli incidenti furono 385 in un anno, più di uno al giorno. Nel 2019 sono finalmente iniziati i lavori per rifarla e realizzare con essa il tunnel che oggi connette direttamente Zagabria Est con Zagabria Ovest. Il costo dell'opera è stato di 44 milioni di euro, di questi
questi ben 36 milioni sono stati finanziati tramite fondi regionali europei di sviluppo. E ora un piccolo tutorial sullo stile di guida balcanico, un prezioso elemento della nostra cultura. Occhiali da sole obbligatori. Il braccio destro è riservato al clacson, il sinistro va tenuto fuori in questo modo. Così se qualcuno ti taglia la strada puoi contemporaneamente suonare il clacson e gridargli irriferibili atrocità a voce. Certo, da quando c'è la nuova rotatoria gli insulti nel traffico sono molto diminuiti, è anche giusto che alcune tradizioni muoiano nel segno del progresso. Nessun automobilista è stato insultato nella realizzazione di questo servizio, noi di O-Factor Next non lo facciamo. Ringraziamo Boris anche per l'ironia con la quale ha raccontato un'opera che magari non solletica le fantasie più sfrenate, ma che invece ha avuto a Zagabria un risultato molto concreto. Parliamo anche di un altro tema molto delicato, che è quello dell'integrazione, un tema delicatissimo per l'Europa che in questo momento sta affrontando una grande ondata di migrazioni e impara dalle buone esperienze finanziate con fondi europei altri metodi per facilitare il percorso di integrazione. La nostra Laura Bagnier è partita da Lussemburgo ed è andata in Finlandia per raccontare un progetto di integrazione delle donne attraverso lo sport. Hi, it's Laura. Today we're in Helsinki. Ciao da Laura! Oggi siamo a Helsinki, in Finlandia, per incontrare Mona Liku, un'organizzazione che aiuta le donne migranti a integrarsi attraverso lo sport. Ciao, sono Ileana, volontaria dei Corpi Europei di Solidarietà. Sono qui a Mona Liku da un anno. È un'organizzazione multiculturale finanziata con fondi europei. Sono qui per imparare a aprire la mente e questo è il luogo perfetto. So I really wanted to improve my professional skills and open-mindedness, and it's definitely the case by working in Mona Liku. My name is Aisat Yusuf. Sono Aisat, vengo dalla Nigeria. Sono un'ex stella internazionale del calcio e oggi insegno gli sport qui a Mona Liku, in Finlandia. Ho scelto di venire qui perché per un ex atleta rimanere attivi nello sport è importante e anche perché a Mona Liku ridà potere alle donne migranti. Women, most especially the migrant women. Actually, Mona Liku have Le attività che facciamo sono tante: nuoto, calcio, danza, yoga, fitness. Ogni settimana facciamo assieme tutti questi sport. E una volta al mese c'è il Team Day, nel quale parliamo di alimentazione, idratazione, l'importanza delle verdure e la cura di sé. Una sorta di guida a una vita più sana. team day where we talk about, nutrition, how to take care of themselves, their intakes, and how to A queste donne serve equilibrio. Sport e salute in una vita sana sono ugualmente importanti. because you have to combine and find a way to balance doing sport and also eat healthy, which is very important. Prima di salutarci vi segnaliamo una bella iniziativa legata ai due temi principali degli ultimi 2 anni per l'Unione Europea. Ricorderete che il 2023 è stato lo Year of Skills, l'anno delle competenze, mentre il 2024 per l'Europa è l'anno dei saperi. Competenze e saperi che confluiscono nel progetto CLIC, che consiste nel catturare con 2 immagini, una prima e una dopo, il cambiamento che la nostra vita ha subito dopo che abbiamo imparato delle cose, che è una cosa sempre fondamentale. È possibile inviare le proprie fotografie raccontando con 2 immagini questa trasformazione, un visual contest per far capire quanto siamo diventati migliori imparando delle cose in più. Immagina, pensa al tuo cambiamento legato alle competenze, può essere già avvenuto o qualcosa che vorresti nel futuro, realizza le immagini che rappresentano il tuo cambiamento e poi allega una piccola didascalia per spiegarlo. Basta un click per partecipare, vi invitiamo a farlo e magari parteciperemo anche noi. Faremo vedere come eravamo prima di cominciare a studiare attivamente quelle politiche europee che pochissimi, incluso chi vi parla, conoscevano bene fino a poco tempo fa e come siamo diventati dopo. Nel frattempo vi diamo appuntamento alla prossima settimana perché O-Factor termina qui.